tempesta Vaia nell'ottobre del 2018 ha interessato migliaia di ettari delle nostre foreste montane, lasciandoci dietro popolamenti atterrati, stroncati e un paesaggio alterato da questo evento. E adesso l'eredità negli anni successivi è stata quella della pullulazione del bosco, quindi di questa emergenza che tutti noi osserviamo nel territorio alpino. Vaia e poi l'attacco del bostrico hanno interessato milioni di metri cubi di legname, quindi milioni di metri cubi di biomassa che è stata lasciata a terra dopo gli schianti da Vaia, oppure con piante morte in piedi attaccate dal bostrico. Chiaramente questo ha avuto un effetto e un impatto notevole sul mercato del legname e anche su tutti i servizi ecosistemici che il bosco dovrebbe fornire. Ma il bostrico tipografo è un piccolo insetto forestale che colpisce principalmente l'abete rosso scavando delle gallerie sotto la corteccia e in questo modo uccidendo gli alberi. È importante ricordare che il bostrico tipografo è una specie indigena che c'è sempre stata nei nostri boschi, dove svolge un ruolo ecologico molto importante, ma che in condizioni particolari, soprattutto legate a fenomeni di stress degli alberi, può causare infestazioni molto gravi che poi si espandono e interessano anche il resto del bosco, del popolamento forestale, portando ad morie molto estese, come purtroppo stiamo vedendo in questi ultimi anni sulle nostre Alpi orientali. Difficile stimarne la durata, in quanto dipende molto dalle condizioni ambientali. Qui di nuovo il cambiamento climatico gioca un ruolo fondamentale. Il bostrico tipografo attacca prioritariamente piante fortemente indebolite e quindi tutti quegli eventi che possono in qualche modo indebolire le piante, stressare le piante, come abbiamo avuto ad esempio l'estate siccitosa del 2022, l'estate caldissima del 2023, sono tutti fenomeni che indeboliscono le piante da un lato e che quindi le rendono altamente suscettibili alle infestazioni del bostrico tipografo. Riguardo a questo aspetto Vaia e bostrico, il nostro dipartimento sta cercando di affrontare delle problematiche a diversi livelli. In primis, come affrontare la gestione di questi popolamenti attaccati dal bostrico e prima quelli schiantati, e poi l'altro interrogativo fondamentale che tutti ci poniamo è come gestire le foreste del futuro in seguito a questi eventi, ovvero come ripristiniamo una copertura forestale su questo territorio. Ma sono già molti anni che il nostro dipartimento affronta il problema bostrico, bostrico tipografo, seme e altri insetti forestali, sviluppando una ricerca sia di base, quindi andando a investigare, a studiare quelli che sono i parametri più legati alla biologia e all'ecologia delle popolazioni di bostrico tipografo, ma anche andando ad esplorare quelle che sono le possibilità di applicazione e quindi tutta la ricerca applicata e di sperimentazione legata alla gestione e in qualche modo al contenimento di queste infestazioni. Allora, per il futuro, grazie alla ricerca e ai dottorati che fondamentalmente fanno parte della ricerca, puntiamo a migliorare quello che già c'è, ad efficientare quello che oggi abbiamo ed usiamo, tutto questo al fine di creare delle condizioni migliori per la coesistenza dell'essere umano all'interno dei vari ambienti che vanno oltre quelli urbani, quindi un uso e uno sfruttamento più consapevole e in condizioni come queste del Vaia o dell'epidemia di bostrico anche un mondo in cui noi riusciamo a gestire anche quello che di imprevisto capita senza dover per forza soffrirne più del dovuto. Allora, in questo caso il tema della ricerca ci riguarda tutti perché noi dai boschi traiamo dei cosiddetti servizi ecosistemici, quindi dei benefici. Un esempio può essere il legname da opera, piuttosto che invece lo stoccaggio di carbonio, la protezione degli abitati e delle infrastrutture, soprattutto in territorio montano. La ricerca nel futuro parte sicuramente da cercare di dare una fotografia su quello che è in questo momento lo stato dell'arte della rinnovazione naturale a seguito di questi eventi, quindi vedere come i boschi naturalmente si rinnovano nelle aree colpite dal bostrico. In futuro poi la ricerca andrà a verificare invece quali sono le modalità più adatte per rimboschire, per ripristinare questi ecosistemi attraverso la scelta di nuovi schemi di impianto, di nuove metodologie di impianto e anche attraverso la scelta delle specie più adatte da mettere a dimora per rispondere poi a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto e per rendere le foreste
più diversificate nel futuro e in questo caso di conseguenza più resistenti e più resilienti anche ai cambiamenti climatici e ai futuri eventi estremi che potranno colpire i boschi.